Ragazzi, bentornati sul canale di Akaigure, allacciate le cinture perché oggi parleremo di una cosa veramente, ma veramente figa, ossia di frequenze naturali. E non parliamo di radio, parliamo di come scegliere correttamente le molle per la tua macchina, per l'applicazione che hai in mente. Ci vediamo subito dopo la sigla. Eh no, non è così che si scelgono le molle per la propria macchina. Oggi lo vediamo insieme nel dettaglio e parliamo di frequenze naturali. E tu dici, che sono queste frequenze naturali? Le frequenze naturali sono un sistema, o meglio il sistema che si usa in ingegneria automobilistica per confrontare il comportamento dinamico di una vettura rispetto ad un'altra, malgrado siano vetture completamente diverse. Fatemi fare un piccolo disclaimer prima di iniziare per i più pigri di voi a fine video. Lascio e spiego come utilizzare un mio foglio di calcolo che ho fatto per calcolare le frequenze naturali, così chi vuole c'ha già un foglio pronto per cercare qual è la combinazione migliore per sé e quindi poi muoversi con discreta fiducia. Ho lasciato dei calcoli per l'MX5, per la GT86, anche per l'RX8, anche se sono un po' meno precisi dei primi due, e quindi fatemi sapere nei commenti se l'avete utilizzato e se vi è servito. Riprendiamo lo spiegone. Ok, cerchiamo di andare in ordine perché le cose da dire oggi sono abbastanza succose, quindi ragioniamo un attimo su cosa ci siamo detti l'altra volta. L'altra volta abbiamo parlato di spring rate e del perché scegliere una molla morbida piuttosto che una molla rigida. Però non abbiamo chiarito un concetto molto importante, cioè quando è che io posso dire che una molla è rigida piuttosto che morbida? Ora, abbiamo parlato dello spring rate e uno potrebbe dire, vabbè, più sale il numero dello spring rate, più la molla è rigida. E questo è vero, ma non è vero in senso assoluto, perché io devo identificare il sistema molla e massa sospesa, ossia tutto il peso della macchina, levando quello che è ruota, mozzoruota, parte del sistema sospensivo, quindi braccetti, ammortizzatori, eccetera, come un sistema unico. Quindi se io ho una molla da, che ne so, sempre 3 kg per millimetro, potrebbe risultare molto morbida nel caso che quella molla debba sostenere un peso pari a 300 kg, mentre potrebbe risultare molto rigida se il peso sopra sono 150. Non tutti gli schemi sospensivi sono uguali. A seconda dell'angolo con cui è montato l'ammortizzatore rispetto alla ruota, ci sarà una leva che agisce su quella molla in maniera vantaggiosa o svantaggiosa e quindi il movimento della ruota potrebbe essere anche di più di quanto effettivamente si va a comprimere la molla stessa, e questo cambia per ogni tipo di sospensione. E tutte queste cose insieme fanno sì che non si possono confrontare spring rate con spring rate fra una macchina A e una macchina B, ma bisogna invece parlare di un concetto che ci possa mettere sullo stesso piano, e questo concetto sono le frequenze naturali. La frequenza naturale di una sospensione ci dice esattamente come quella sospensione si comporta su strada e ce lo dice a prescindere dal peso che ha la macchina e dal tipo di schema sospensivo che ha. Quindi è un concetto che va benissimo per scegliere una molla rispetto a un'applicazione che noi abbiamo in mente. E questo non lo dico io, lo dicono gli ingegneri che fanno automobili da quel dì che esiste la macchina, veramente. Quindi è un discorso, questo delle frequenze naturali, che è vecchio come il cucco, che però non è particolarmente popolare quando secondo me dovrebbe essere proprio la base quando si cerca di migliorare la propria autovettura o quantomeno di personalizzarla secondo il nostro scopo preferito, che come abbiamo detto potrebbe essere quello di farsi i tughe di montagna piuttosto che andare in pista, piuttosto che invece farci la passeggiata domenicale o nel weekend. Perché frequenze? Frequenze perché la frequenza è quante volte un evento ciclico si verifica all'interno di un secondo, e la frequenza si misura in hertz, e quindi anche le frequenze naturali della nostra vettura si misureranno in hertz, e in base al tipo di frequenza che sviluppa un complesso molla macchina, molla sospensione, possiamo catalogare se quella sospensione è morbida o rigida e per quale scopo è stata studiata o per quale scopo la vogliamo noi. Quindi gli ingegneri ci dicono che un'autovettura saloon, una macchina estremamente confortevole, si muoverà in un intorno fra 0,7, 0,8 e 0,9 Hz,
Da 1 Hz fino a 1 Hz e mezzo siamo in un intorno di macchine sportive, che quindi sono quelle che potenzialmente ci interessano a noi, con 1 Hz e mezzo che diventa il nostro limite superiore per applicazioni entry level tra track day. Quindi una macchina che esperisce 1 Hz e mezzo come media di sospensioni fra avantreno e retrotreno è una macchina che già se la cava molto bene in pista. Sotto a quel livello il suo picco di grip lo esperirà, il suo picco di controllo per strada. Sopra quel picco si andrà su applicazioni sempre più settorializzate e sempre più dedicate e votate alla pista. Quindi da 1,5 a 2 siamo ancora nel regno del track day, attorno al 2 siamo già su macchine che per strada non è che vanno tanto bene, mentre in pista potrebbero, con la gomma giusta, potrebbero essere delle lame pazzesche. Da 2 Hz a 2 Hz e mezzo già si inizia a introdurre un discorso che è quello del piccolo carico aerodinamico. Sopra i 2 Hz e mezzo siamo nel regno dell'aerodinamica. Dove c'è aerodinamica la piattaforma ha bisogno di sospensioni rigide, l'abbiamo detto l'altra volta, e quindi le frequenze naturali vanno salendo tanto. Per esempio su un'auto GT3, GT4 stiamo tra i 3 e i 4 Hz, fino ad arrivare alle Formula 1 che hanno anche 8 Hz a livello di frequenze naturali. Va da sé che sapendo noi il tipo di applicazione per cui vogliamo costruire la nostra macchina, potremmo calcolare a quel punto qual è lo spring rate che ci serve, perché ricordiamoci che io vorrei un po' stravolgere questo paradigma per cui rigido è meglio. In realtà si tratta sempre di irrigidire le sospensioni man mano che uno sale con le frequenze naturali, però un conto è approcciare al quanto posso andare rigido, un conto è quanto morbido posso restare. Sono due aspetti diversi, perché, ripeto, se non abbiamo aerodinamica, tutto il grip che noi andiamo a sviluppare viene dal grip meccanico, quindi da come lavorano le sospensioni. Come calcoliamo le frequenze naturali? Beh, abbiamo detto ci serve innanzitutto sapere il peso della macchina e poi discriminare il peso della massa sospesa da quello della massa non sospesa, perché a noi serve solo il peso della massa sospesa, che è quello che va a agire sulla molla. Dopodiché ci serve sapere quant'è il rapporto di movimento delle sospensioni, che in inglese è chiamato motion ratio o motion ratio, non lo so, adesso controllo. Conoscendo queste due cose insieme allo spring rate possiamo calcolare le frequenze naturali. Capitolo numero 2, il motion ratio o rapporto di movimento, che forse è anche un po' meglio. Il rapporto di movimento è il rapporto fra il movimento della ruota, di tutto il gruppo mozzo-ruota, cerchio e pneumatico, e l'effettiva escursione del gruppo molla-ammortizzatore, in particolare della molla se sono disaccoppiati. Quindi per calcolarlo è abbastanza semplice, basta mettere su l'auto su 4 cavalletti, tiro su col click la sospensione una volta che sta tutta scaricata, la sposto di 5 o 10 cm, vedo il rapporto quant'è che si comprime la molla e con questi dati mi vado a calcolare il motion ratio. Devo praticamente fare lo spostamento della molla fratto lo spostamento effettivo della ruota e ho il mio rapporto di movimento. Con quello posso andarmi a calcolare il cosiddetto wheel rate, che sarebbe l'effettivo spring rate per quella sospensione, e si calcola elevando alla seconda il motion ratio e moltiplicandolo, credo, per lo spring rate. Sì, una cosa abbastanza semplice. Ok, adesso che ho tutti i miei dati posso semplicemente calcolare le frequenze naturali. Dovrò applicare questa formula qua, cioè 1 fratto 2π per radice quadrata del wheel rate fratto la massa sospesa dell'angolo che sto analizzando. E sono a posto, non devo fare altro. Con questa cosa io posso sapere, se ovviamente reperisco tutti i calcoli, quant'è la frequenza naturale della mia macchina quando è in forma stock completamente di serie, e quindi utilizzando tutte le derivate di questa formula, che come detto vi lascio poi nel foglio di calcolo, potete fare il calcolo inverso, cioè se io voglio raggiungere una frequenza naturale di tot, a questo punto cosa devo utilizzare come spring rate rispetto al peso che ho sulla mia macchina, e quindi questo poi può guidarmi effettivamente nell'acquisto. Facciamo altre due considerazioni sul discorso delle frequenze naturali, che sono aspetti importanti. Il primo aspetto importante è che abbiamo capito con tutti questi aspetti qui e queste variabili che effettivamente con il calcolo delle frequenze naturali possono uscire grosse sorprese. Posso finalmente spiegarmi perché una molla da 3 kg su una GT86 che mi aspetto che sviluppi delle frequenze naturali magari molto morbide rispetto a un MX5 ND che pesa molto meno e che magari monta una molla da 2,7 kg,
in realtà risulti in frequenze naturali che sono estremamente più morbide per la MX5ND rispetto a quelle della GT86, proprio per il discorso del wheel rate e quindi del rapporto di movimento rispetto a quella molla. Altro concetto molto importante che possiamo fare nostro è che c'è un livello molto specifico di frequenze da cui tenersi lontani se non si vogliono affrontare certi discorsi di perdita eccessiva di comfort e perdita eccessiva di compliance meccanica se noi principalmente utilizziamo la macchina per strada. Perché è bellissimo avere l'effetto go-kart, però non necessariamente io lo devo ottenere tramite la modifica delle frequenze naturali della macchina e quindi con uno spring rate maggiore. Spesso e volentieri posso trovarmi una macchina molto reattiva andando a incidere meno su quella che è la compliance mettendo un tipo di antirollio diverse. Se io so che affronterò un track day all'anno oppure ci andrò una volta e non ci andrò più perché non è così che mi diverto, non ha senso andare oltre un Hz4, un Hz e mezzo, anche perché già un Hz4 è veramente uno sweet spot fra strada e pista e non a caso sono le frequenze naturali stock della GT GR86, mentre se ho una macchina che mi hanno venduto o che nell'immaginario collettivo oppure semplicemente nelle mie opinioni voglio che diventi una sportivetta, ovviamente non potrò stare all'interno di un Hz, 0,9 Hz, perché la macchina avrà dei movimenti del corpo vettura molto evidenti. La stessa MX5ND in forma stock e anche in forma sport, che ha solo l'ammortizzatore diverso ma le stesse molle della macchina di serie, ha delle frequenze che sono molto morbide, circa 1,16, 1,15. Un altro aspetto da considerare parlando delle frequenze naturali è che nel momento di scegliere, a meno che non sto andando su versioni esclusivamente da pista e voglio modificare tanto il rapporto fra rigidità dell'anteriore e il posteriore per indurre tanto sottosterzo, sovrasterzo e viceversa, generalmente è sempre meglio avere la frequenza posteriore poco più alta, un 5-10% rispetto alla frequenza anteriore. Questo si fa per motivi di comfort, perché quando incontro un ostacolo sulla strada, una cunetta, un dossetto, la sospensione posteriore arriva dopo, arriva con un certo ritardo su quel dosso, quindi dovrà muoversi a una frequenza leggermente più alta per mantenere l'auto bilanciata fra davanti e dietro. Quando invece vado in pista ci sono diversi kit che aumentano tanto le frequenze anteriori per spostare un po' il bias sul sottosterzo, magari di una vettura che è leggermente stabile al posteriore, o perché irrigidire l'anteriore generalmente provoca dei benefici a livello del controllo di quelle che sono le geometrie sospensive. Meno vado a comprimere e meno vado a cambiare quelli che sono i rapporti di camber, di convergenza che ho sulla macchina. Altro consiglio e considerazione che vi do è che se volete sviluppare la macchina in modo che sia bilanciata fra un utilizzo misto strada-pista, un Hz e mezzo è un ottimo intorno in cui muoversi, perché oggettivamente non vado a perdere tantissimo di compliance stradale, al contempo vado ad avere una piattaforma che diventa già molto disciplinata e divertente sull'uso in pista. Con frequenze di questo tipo sull'uso in pista potrei trovarmi molto bene su circuiti tecnici con velocità non troppo elevate e magari dei bei misti stretti dove la motricità meccanica fa la differenza, mentre potrei trovarmi un po' in difficoltà su circuiti molto veloci come Vallelunga, Mugello, per i quali i carichi laterali sono molto importanti, le velocità sono tanto sostenute. A quel punto sicuramente con una frequenza naturale più alta mi troverei tanto meglio. Ricordiamoci poi che una frequenza naturale elevata chiama uno pneumatico che sia bello tosto per gestire quel tipo di sollecitazioni, quindi a seconda che io ho una gomma particolarmente dura sulla quale devo dare tanta energia per farla lavorare, posso salire di frequenze. Viceversa, se ho una gomma estremamente morbida che è fatta per cacciare il tempo sul giro e poi va calando, una frequenza leggermente più bassa potrebbe darmi maggior controllo nel gestire il ciclo termico di questo tipo di pneumatico. Se invece sono già svezzato in pista posso muovermi con fiducia anche con frequenze molto più alte e magari mi consentono l'utilizzo di un po' di aerodinamica come si deve, per esempio un bello splitter, un fondo piatto, un estrattore che abbia una funzione non solo estetica,
e posso utilizzare quel tipo di frequenze. Devo sempre ricordarmi che al salire delle frequenze la macchina diventerà molto più reattiva e progressivamente più reattiva diventa e meno facile da controllare quando è al limite diventa, quindi sono consigliate a persone che abbiano già tanta esperienza. Adesso, come promesso, vi faccio vedere come funziona il foglio di calcolo, molto semplice. Allora, dovrò sapere quant'è la massa totale della macchina con il pilota sopra, qua forfettariamente abbiamo messo una sessantina di chili, dopodiché devo andare a sapere o a scoprire qual è il peso della massa non sospesa su tutti e 4 gli angoli, dopodiché inserirò il mio bilanciamento dei pesi, che andrà a cambiare a seconda della macchina. Per esempio l'ND qua in questa variante che è l'RF più o meno ha bilanciamento identico anteriore e posteriore, mentre la GT86 è un po' più caricata all'anteriore e quindi abbiamo messo qui la percentuale di peso anteriore. A questo punto, una volta che conosco il mio motion ratio, lo vado a inserire. Qui ho gli slot per lo spring rate in chili, in newton per millimetro oppure in libre per pollice all'americana. Mi vado a pescare quella che mi serve e mi calcolo la frequenza. A questo punto giù in fondo potrò vedere quant'è bilanciata o sbilanciata la macchina fra anteriore e posteriore, e nel caso di diversi altri kit che posso andare a inserire a destra avrò anche la rigidità in più dello schema sospensivo con queste spring rate rispetto all'originale. Tutto qua, tutto estremamente semplice. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, perché per me questo era un argomento molto importante da affrontare. Secondo me questo è il modo corretto in cui scegliere le sospensioni ed è una cosa che andrebbe fatta ogni volta che cambiamo macchina e ogni volta che decidiamo di fare una modifica su questa macchina, perché non è sempre detto che la risposta sia andare a giocare di spring rate. Molto spesso, se è una macchina che lavora su frequenze naturali che sono già nell'intorno di quello che è il mio scenario di utilizzo, a me basta andare a lavorare sul gruppo ammortizzatore, sull'antirollio, sull'allineamento, su tutto l'altro intorno del sistema complessivo, lasciando le molle a fare quello che già fanno egregiamente. Perché, come dicevo, secondo me diventa più un discorso di quanto morbido posso restare per avere performance piuttosto che quanto rigido devo andare. Una domanda che mi si potrebbe porre è: ma io non ho idea di un Hz e mezzo come si senta, non ho un'idea di come un Hz e 7 e un Hz e 8 si possano sentire. In questo caso, se avete degli amici che hanno già fatto modifiche alle macchine, quello che potreste fare è calcolare le frequenze naturali delle sospensioni che hanno montato loro, provarle un attimo e vedere come vi trovate. Posto che poi non è così semplice, perché non è solo la molla che fa il comportamento della macchina, ma oggettivamente gli ammortizzatori fanno tanto nel controllare poi il movimento della massa sospesa e come la macchina si sente effettivamente. Motivo per cui, come già detto, spesse volte tanto vale tenersi le molle stock e andare a giocare sul resto. Quindi spero che abbiate capito che non si può schiaffare la stessa molla su due macchine diverse e aspettarci che abbiano lo stesso identico comportamento, e che serve un attimino di cura nel capire prima che cosa si sta comprando, in modo tale da non spendere semplicemente due volte. Tante volte ho visto amici comprarsi assetti per uso pista con delle spring rate esagerate, quando poi oggettivamente ci vanno solo per strada, e a quel punto perdi sicurezza, perdi compliance, perdi progressività, perdi grip, perdi performance. Quindi è importantissimo sapere questo argomento, sapere quantomeno cosa sono le frequenze naturali e sapersi muovere per comprare l'assetto che riteniamo quello che possa essere quello giusto per noi. Ragazzi, grazie di avermi fatto compagnia fino alla fine. Nel prossimo video parleremo di ammortizzatori, è un discorso lungo pure quello, inizieremo a capire cos'è un ammortizzatore due pezzi, un pezzo, perché scegliere una costruzione di un ammortizzatore piuttosto che un'altra. Vedremo anche un po' come funzionano e vedremo anche come settarli rispetto al tipo di settaggi che hanno a disposizione, perché lì cambia tutto, se una cosa è ibrida piuttosto che è dedicata solo per i rilascio, insomma, un sacco di discorsi che sono veramente regni di sostanza da affrontare. E quindi grazie di nuovo. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale, e non dimenticatevi di seguire Aikai Kure, mi raccomando. È una community di persone come me e te, appassionate di macchine, che vedono la macchina come mezzo per esprimersi, migliorarsi, incontrare gente e condividere la passione. Quindi non vedo l'ora di affrontare il prossimo discorso con voi. Un bacione!